Ciao, in questo video vi mostro come ho realizzato questo sacchetto zainetto perfetto per l'asilo o la scuola materna. Vi ricordo che se volete imparare a cucire o migliorare la vostra tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cucitoespresso.it. Veniamo subito al nostro tutorial. Ho tagliato due rettangoli 43 cm x 30 cm, prendendo spunto per le dimensioni da una sacca zainetto che avevo già, ma potete scegliere le dimensioni che preferite. Le dimensioni che ho utilizzato contengono già i margini di cucitura. Ho utilizzato questo tessuto con stampa tropicale di un punto alla volta.it che mi era avanzato dalla realizzazione del mio cappello Spezia Double Face. Trovate su cucitoespresso.it il corso di cucito per realizzarlo e per imparare a cucire le curve. Dopo aver tagliato i due rettangoli li ho personalizzati ricamandoli a mano con il nome. In un prossimo video vi mostro come ho fatto. Oltre ai due rettangoli di stoffa serve un cordoncino lungo circa 4 o 5 metri a seconda della lunghezza delle bretelle che volete realizzare e un nastro di canne-té di quelli che hanno i bordi che non si sfilacciano. Io ho riciclato questo nastro da un pacco che mi ha regalato un amico di un'enoteca. Taglio due pezzi di nastro di canne-té di lunghezza circa 6 cm. Vado poi a rifinire tutti e quattro i lati di entrambi i rettangoli. Io ho una taglia cuci, quindi sorfilo i margini con un ago e 3 fili. Se volete imparare a utilizzare la taglia cuci, trovate il corso di cucito online Impara a usare la taglia cuci e cuci la t-shirt su cucitoespresso.it. Se non avete la taglia cuci potete rifinire i margini a macchina con un punto zig-zag o con un punto sopraggitto. Nel corso online Impara a cucire a macchina e realizza la shopper mostro come fare. Una volta sorfilati tutti i margini dei due rettangoli stiro verso il rovescio il lato corto superiore piegandolo di 2,5 cm. Lo faccio per entrambi i rettangoli. Con un marker o con un gesso segno sul rovescio di entrambi i rettangoli una tacca a 5 cm, sempre sulla parte superiore del rettangolo in corrispondenza del lato piegato. Metto poi i due rettangoli di tessuto dritto contro dritto e spillo da tacca a tacca da lato lungo a lato lungo. Piego a metà uno dei due pezzi di nastro di canne-té e lo posiziono in questo modo su uno dei due lati lunghi in corrispondenza del fondo del mio zainetto. Lo posiziono a 3 cm dal fondo, lato corto del rettangolo, e 2 cm in dentro rispetto al margine. Riposiziono sopra il pezzo di tessuto superiore e spillo in posizione. Faccio la stessa cosa identica dall'altro lato. Cucio i tre lati con un'unica cucitura dritta a macchina da tacca a tacca. Cucio con margine 1 cm. Per scoprire come realizzare dei perfetti angoli a 90 vai al corso Impara a cucire e crea la shopper che trovi su www.cucitoespresso.it. Se vuoi rinforzare la sacca zaino puoi rifare la stessa cucitura 2 volte passando su quella appena fatta. Stiro poi i margini aperti in questo modo.
Vado a bloccare con una cucitura dritta la parte superiore a V dell'apertura del sacchetto. Cucio a 5 mm dal bordo, praticamente sopra il sorfilo in tagliacuci. Lo faccio su entrambe le aperture e su entrambi i lati del sacchetto, destro e sinistro. Vado poi a spillare il lato superiore verso il rovescio. Sarà semplice risvoltarlo perché l'ho già stirato in precedenza. Lo faccio per entrambi i lati. Blocco con una cucitura il bordo ripiegato. Cucio a circa 5 mm dal bordo, nel mio caso sopra il sorfilo in tagliacuci. Controllo di non prendere con la cucitura l'altra apertura. Faccio la stessa cosa per l'altro bordo ripiegato. Ecco i due bordi impunturati. Risvolto lo zainetto al dritto. Con un rivoltaangoli creo dei perfetti angoli sul fondo della sacca zainetto. Ecco la sacca. Qui sopra ho delle aperture che creano due canali, due coulisse. Qui sotto invece ho i due pezzi di canetè cuciti in questo modo. Prendo il cordoncino e lo taglio in due metà. Prendo poi un piccolo pezzo di nastro adesivo di carta. Siccome il mio cordoncino è in cotone, tende a sfilacciarsi, quindi blocco tutte e due le estremità di entrambi i cordoncini. Prendo poi una spilla da baglia e la inserisco in questo modo nella parte finale del cordoncino. Inserisco poi la spilla all'interno di uno dei canali, all'interno di una delle due coulisse. Faccio passare la spilla finché non esce dal canale. La reinserisco poi nell'altro canale. Faccio uscire la spilla con il cordoncino, tolgo la spilla da baglia e tiro le due estremità per pareggiarle in lunghezza. Prendo il secondo cordoncino, inserisco la spilla da baglia, dal lato opposto da cui sono partita, quindi dal lato in cui non esce il cordoncino precedente ma è inserito a curva all'interno delle due coulisse, inserisco la spilla da baglia in uno dei due canali e la faccio passare. Uscita dal canale la reinserisco nell'altro e faccio passare. Faccio uscire la spilla con il cordoncino, tolgo la spilla da baglia e tiro le due estremità per pareggiarle in lunghezza.
Da entrambi i lati mi troverò con 2 fili che escono dai canali e un filo che passa tra i 2 canali facendo una curva. Scelgo poi la lunghezza dei cordoncini e tengo la stessa lunghezza sia per il lato destro sia per il lato sinistro. Faccio poi passare i cordoncini all'interno del canetè sul lato sinistro. Faccio lo stesso con cordoncini e nastro destro. Faccio poi un doppio nodo per bloccare i cordoncini sotto il nastro. Tiro forte e taglio i cordoncini. Faccio lo stesso su entrambi i lati. Ecco il mio zainetto per l'asilo pronto. Vi ricordo che in uno dei prossimi video vi mostro come ho ricamato il nome sulla stoffa, arriva a brevissimo. Per questo video è tutto, se vi è stato utile condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, mi trovate come La Dulzatina anche su Instagram e Facebook e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!